sicuramente esistono tantissimi altri indizi della presenza di questo messaggio criptato che ci viene dal passato. E uno di essi è forse il più famoso ed è conosciuto ai più come il mito del diluvio. Il mito del diluvio è un qualche cosa che troviamo ovunque, troviamo nei testi, diciamo, che parlano di leggende, ma troviamo anche nei testi sacri e lo troviamo in diverse centinaia, diciamo, di versioni in tutto il pianeta, in tutte le culture. E seppur alcune di queste versioni, per esempio quella biblica, siano chiaramente derivate da altre, si è dimostrato nel passato che diverse centinaia di questi miti del diluvio, di questi racconti del diluvio, sono originali, nel senso che non hanno subito le influenze di una cultura o dell'altra, quindi sono tutti originati nella propria cultura. Alcuni degli esempi abbastanza famosi sono il libro dell'Apocalisse greca di Baruch, dove fra l'altro si menziona anche la scomparsa dei giganti in questo diluvio cataclismico che accadde, si arriva addirittura a specificarne il numero. L'Atrasis, l'epopea di Gilgamesh, l'Enuma Elish, il Bundaism, insomma, sono veramente tantissimi. La cosa interessante però, che dovrebbe far riflettere chiaramente, è che la storia sia sempre più o meno la stessa, quindi vede sempre la presenza di un eroe, di Sudra, Utnapishtim, il nostro Noè, Manu, o Justus, Deucalione, insomma, ci sono tante declinazioni dello stesso eroe del diluvio universale che riceve l'imbeccata da parte del dio di turno, della divinità di turno, sull'arrivo di un cataclisma e riceve anche le istruzioni su come salvare lui e salvare, nella stragrande maggioranza dei casi, i semi della vita. Quindi non si parla di salvare gli animali, ma si parla sempre di salvare i semi della vita. Probabilmente uno dei pochi dove si parla di salvare gli animali, delle versioni, è proprio quella biblica. Quindi la domanda è come è possibile che il racconto sia lo stesso se si tratta di racconti originali delle singole culture sparse per il pianeta, a volte distanti migliaia e migliaia di chilometri e che vengono fatti risalire a migliaia di anni fa. Beh, c'è un'unica spiegazione logica a tutto questo, e la spiegazione è che si tratti di racconti di accadimenti reali. Si tratta del racconto di avvenimenti reali che accaddero veramente e lasciarono nella memoria di chi ebbe la sfortuna di viverli, ma la fortuna di sopravviverli, un ricordo indelebile, che è stato poi tramandato ai posteri. Quindi, in quasi tutti, ripeto, i miti troviamo la stessa descrizione. Un Dio avvisa, sempre col dovuto anticipo, e questo è molto importante, perché dà al protagonista il tempo di prepararsi, di costruire l'arca, di scavare il rifugio nella roccia. Quindi sempre con dovuto anticipo, e questo è un messaggio abbastanza chiaro anche sul tipo di evento di cui questi saggi, queste divinità parlavano. Ehm, il messaggio è molto semplice, che le divinità sapevano, le divinità erano in grado in qualche maniera di anticipare l'arrivo di questo evento e quindi gioco forza, questo era un evento prevedibile, quindi non fu un evento che accadde improvvisamente come potrebbe essere un terremoto, ma fu un qualcosa che diede un certo lasso di tempo per costruire, per prendervi rimedio agli eroi identificati dalle varie divinità. Quindi era un evento prevedibile. Ma quali sono gli eventi prevedibili? Beh, potrebbero essere degli eventi ciclici, cioè non è detto che la prevedibilità sia necessariamente frutto dell'osservazione o del monitoraggio continuo, potrebbe semplicemente essere un evento ciclico che noi sappiamo accadere ciclicamente e quindi sappiamo prevedere.
Beh, se andiamo a vedere un po' delle, diciamo, analisi scientifiche che la moderna tecnologia ci ha messo a disposizione, per esempio, questo è nuovamente l'andamento delle temperature sul pianeta negli ultimi mezzo milione di anni. Beh, senza ombra di dubbio si vede una certa ciclicità, quindi se uno dovesse, ripeto, scomporre nel dominio delle frequenze questo grafico, scusatemi per la terminologia, uscirebbe sicuramente una frequenza portante abbastanza ben definita, che si vede anche a occhio, no? Si vede chiaramente che ogni, diciamo, un certo manciata di migliaia di anni si verifica un ciclo, quantomeno in questo caso nelle temperature globali. Quali siano le cause poi sono chiaramente è motivo di indagine, no? Però la ciclicità è abbastanza evidente negli eventi, ehm, come si può dire, della nostra biosfera, che caratterizzano la nostra biosfera. La stessa cosa si vede anche se andiamo a vedere altre variabili, per esempio le variazioni dei livelli del mare. Quindi si vede nuovamente, ancora una volta, lo stesso tipo di ciclicità. Si vede anche quanto queste variazioni siano estese, cioè non si tratta di piccole variazioni, non si tratta di un evento ciclico i cui picchi e i cui minimi sono tutto sommato contenuti in un range, diciamo, in una fascia di valori molto ristretta. Si tratta di grandissime variazioni in grado di tranquillamente cancellare dalla faccia della terra una civiltà anche la più avanzata. Um, una delle conclusioni che si trae da queste moderne analisi della climatologia del pianeta passata, quantomeno per quello che siamo riusciti ad andare indietro nel tempo, è che questo pianeta ha un ambiente estremamente instabile. Cioè noi siamo, per così dire, ingannati dal fatto che la nostra civiltà si è sostanzialmente sviluppata in un periodo di grande stabilità climatica. Quel periodo però, su un'ottica anche solo di mezzo milione di anni, quindi diciamo poco più della presenza dell'Homo sapiens sulla faccia del pianeta, è assolutamente l'eccezione alla regola. Quindi il nostro clima benevolo, stabile, favorevole al prosperare di una civiltà è l'eccezione alla regola e rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi un piccolissimo intervallo dove c'è questo optimum climatico. In tutti gli altri casi troviamo delle variazioni cataclismiche di tutti i parametri ambientali che renderebbero chiaramente molto meno semplice lo sviluppo di una civiltà sul pianeta, o quantomeno confinerebbero quello sviluppo soltanto ad alcune zone del pianeta e non praticamente alla totalità del pianeta come oggi. Vorrei farvi notare come proprio questi periodi di optimum climatico siano estremamente brevi rispetto, ripetitivi sicuramente, si ripetono, ciclici quindi, ma estremamente brevi rispetto alle variazioni continue sostanzialmente dei macro parametri ambientali e climatici della nostra biosfera. Un altro aspetto che va assolutamente considerato, per la nostra indagine è il carattere impulsivo di queste variazioni. Non si tratta di variazioni lente nell'arco di migliaia e migliaia di anni. Si nota soprattutto, per esempio, con questo zoom del periodo dello Younger Dryas, si nota come le variazioni siano assolutamente impulsive, drammatiche, vorrei dire. Cioè, noi notiamo un cambiamento di più o meno quasi 20 gradi delle temperature planetarie nell'arco di poche centinaia, ma forse attenzione, perché poi dopo la precisione qui comincia a lasciare un pelino a desiderare. Ci sono diciamo, indizi che possa anche essersi trattato di una manciata di anni. Quindi il risultato di questa, la conclusione di questo tipo di analisi è molto semplice, cioè per far variare la temperatura del pianeta Terra, perché attenzione, questi risultati arrivano dalla Groenlandia, ma sono confermati da
analoghe indagini un po' in tutto il pianeta. Quindi questo tipo di andamento è un andamento planetario, non soltanto dell'emisfero nord piuttosto che della zona della Groenlandia. Si tratta di un andamento planetario. Ebbene, questi impulsi implicano necessariamente una quantità di energia che viene rilasciata nella biosfera enorme, enorme, un qualche cosa di veramente inimmaginabile, tanto per renderci conto, non c'è nulla sul pianeta in grado di rilasciare quella quantità di energia in quel brevissimo lasso di tempo. E non c'è neanche il nostro Sole in grado di irraggiare la nostra superficie terrestre con una quantità di energia sufficiente. Per cui la conclusione è che deve essere entrata nella nostra biosfera una quantità enorme di energia in un lasso di tempo brevissimo e deve essere entrata dall'esterno, perché questa non ha un'origine terrestre, quindi ha un'origine che gioco forza diventa un'origine cosmica. Vediamo in questo caso i due impulsi, quello che ha portato fuori dall'era glaciale fino praticamente alle nostre temperature attuali e poi a seguito si è visto un declino comunque molto rapido, anche se non impulsivo, che ci ha fatto ripiombare nell'era glaciale, nel massimo proprio del freddo dell'era glaciale, e poi un picco assolutamente impulsivo che ci ha di nuovo portato fuori da quest'era glaciale. Questo è il periodo che più o meno diciamo, rappresenta lo Younger Dryas e il periodo precedente allo Younger Dryas, il Bowling Allroad come viene chiamato. E questo denota chiaramente un evento esterno di probabile natura cosmica. Le stesse tipo di impulsività, quindi di energie, si vedono anche, per esempio, nell'innalzamento dei livelli del mare. L'innalzamento dei livelli del mare ha subito non un graduale innalzamento, ma degli impulsi dove l'accelerazione è stata notevolissima, conosciuti come il Meltwater Pulse 1A e poi abbiamo anche il Melt Pulse Water 1B. Ne abbiamo anche dei sottoimpulsi, ma diciamo questi sono i due principali che sono accaduti, diciamo, intorno all'inizio dello Younger Dryas e intorno alla fine dello Younger Dryas. Quindi, da tutti questi indizi, in maniera molto semplice, molto logica, se noi dovessimo cercare una causa ciclica, quindi possibilmente anche periodica, a questi cataclismi, dovessimo cercare una causa che ha anche la capacità energetica di provocare quelle variazioni, c'è solo un posto dove possiamo guardare, è al cosmo dove sicuramente ci sono quelle energie, energie possedute dagli astri in movimento a velocità assurde. Pensate che insomma stiamo parlando di decine di migliaia di chilometri all'ora a cui si possono muovere comete, asteroidi, meteoriti e che quindi nel momento di un potenziale impatto rilasciano tutta la loro energia cinetica sotto forma di energia di deformazione, fondamentalmente calore, deflagrando in maniera cataclismica. E poi soprattutto troviamo le orbite, quindi questi astri tutti seguono il loro moto orbitale, quindi se quell'orbita è un'orbita tutto sommato chiusa che interseca quella da Terra, dà ovviamente luogo a un fenomeno ciclico, un fenomeno di incontro ciclico con questi astri. Quindi il principale indiziato è assolutamente quello che già i Maya ci hanno, diciamo, evidenziato in tutti i modi nel loro linguaggio, senz'altro criptico, ma tutto sommato, come vedete, estremamente chiaro e comprensibile. Beh, non è che queste conclusioni che traiamo noi adesso non fossero già scritte un po' ovunque, non mi sto riferendo alla
diciamo, incredibile forma artistica e espressione artistica dei Maya. Stanno scritte come sempre anche in quelli che noi erroneamente, e credo che piano piano ve ne renderete sempre più conto, abbiamo sempre considerato dei miti. Per esempio, se prendiamo il mito dei miti, quello di Platone descritto nel Timeo, sentiamo un attimino cosa ha da raccontarci. Qui è Soncis che sta parlando a Solone. Quella storia che presso di voi si racconta, vale a dire che un giorno Fetonte, quindi Fetonte, il figlio del sole, che prese la carrozza del padre e poi non seppe controllarla e sostanzialmente si schiantò sulla terra, viene raccontata sotto forma di mito, quindi Soncis sta dicendo a Solone, voi la raccontate come una storiella, ma in realtà significa, quindi ma in realtà vuol dire, ma è una storia reale, un racconto reale, ovviamente mitizzato, con una descrizione favoleggiante, ma è semplicemente per far comprendere alle persone anche, diciamo, non di cultura dell'epoca di cosa si stesse parlando, ma in realtà significa una deviazione dei corpi in movimento nei cieli intorno alla Terra. Quindi sta parlando di astri, meteoriti, comete che orbitano, quindi ciclici, intorno alla Terra che per qualche motivo subiscono una deviazione e una grande conflagrazione di cose sulla Terra. Quindi evidentemente questi corpi deviati colpiscono il pianeta e lo colpiscono con una potenza devastante che genera un'esplosione, una deflagrazione incredibile, che determina in lunghi intervalli di tempo, attenzione, con questo in lunghi intervalli di tempo Platone ci sta confermando che si tratta di eventi ciclici, perché parla di intervalli, quindi se non avrebbe usato questa parola se fosse stato un evento occasionale, sta parlando di più eventi che avvengono ciclicamente. Determina quindi la distruzione mediante una grande quantità di fuoco di tutto ciò che è sulla Terra. Quindi, come vedete, Platone ci sta confermando tutto quello che la moderna scienza ha finalmente portato alla luce, tutto quello che già i Maya ci raccontavano e ci hanno lasciato come messaggio più o meno criptato nella loro cultura, nelle loro forme artistiche. Quindi questo conferma, e vedrete sia in questo libro che ho scritto, ma anche e soprattutto nel prossimo che sto già scrivendo, quanto Platone sia assolutamente col Timeo abbia assolutamente scritto un trattato scientifico e assolutamente non un mito. Quella è storia reale dell'umanità, altro che una leggenda. Stiamo parlando di un mondo prediluviano che era fondamentalmente diverso da quello attuale, da come lo conosciamo oggi. Questa è una ricostruzione del NOAA, il National Center for Environmental Information negli Stati Uniti, di come era il pianeta 12.850 anni fa, con i livelli del mare circa 120-130 metri più bassi. Vedete come alcune zone, vi faccio degli esempi, per esempio cercate la Gran Bretagna, vedrete che non esiste la Gran Bretagna nella forma attuale di isole, no? Era unita a tutto il continente europeo e alla penisola scandinava, il Mar Baltico non esisteva. Esisteva un'incredibile pianura che si chiama Dogland, probabilmente anche molto fertile, proprio dove oggi c'è il mare del nord. Il mare Adriatico non esisteva, lo potete ben vedere, la Sicilia era quasi unita al nord dell'Africa, sicuramente unita a Malta, lo stretto di Gibilterra probabilmente era chiuso. Spostandoci nel Nord America vediamo che era un tutt'uno con il nord della Russia, la Siberia era assolutamente unita al nord della Russia. Quindi vediamo delle differenze incredibili. La Groenlandia era praticamente unita al Canada in questo caso, quindi era un mondo radicalmente diverso. Vedete anche la presenza del Sundaland nell'Indocina, quindi era un mondo radicalmente diverso. Voi dovete considerare anche altre due cose, che come oggi
diciamo, le civiltà si sviluppano sulle coste dei mari o lungo i fiumi, probabilmente la stessa cosa avvenne allora. Quindi nel momento in cui questo cataclisma portò alla situazione attuale, quindi la scomparsa di tantissime terre emerse, e probabilmente con quella scomparsa scomparvero anche tante culture, tante civiltà e tante città che erano di stanza ai bordi degli oceani, dei mari e dei fiumi. Mm? C'è un'altra cosa che vi dico su questo punto. Questa è una stima molto approssimativa di quanto accadde, perché presuppone ovviamente che ci sia stato un uniforme innalzamento di 120-130 metri dei livelli del mare. Ma vi dico già che è una stima molto difettosa, anzi sbagliata, perché non è andata così. Diciamo, lo stravolgimento è di un livello nettamente superiore a quello che già questa scioccante sequenza di piantine può, diciamo, rappresentarci graficamente. Ehm, il, il risultato di queste analisi del NOAA ancora una volta non fa altro che confermare quello che avremmo potuto tranquillamente leggere nei vari miti che sono arrivati fino a noi. Nella prosa di Edda, quindi un insieme di racconti norrenici del nord, c'è un mito che parla della battaglia che Odino e i suoi validi compari hanno combattuto. Hanno combattuto e ucciso il grande gigante di ghiaccio Ymir e l'acqua gelida delle sue ferite ha affogato la maggior parte dei giganti rime. Il corpo di Ymir è diventato il mondo in cui viviamo. Il suo sangue è diventato gli oceani. Ora, ditemi voi se questa non è una sintesi perfetta, una descrizione accuratissima di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso del diluvio e dell'innalzamento dei livelli dei mari che ha plasmato il mondo in cui noi viviamo e cancellato il mondo in cui vivevano diciamo, i nostri antenati qualche migliaio di anni fa. I miti, la stragrande maggioranza dei miti sono storia reale. Bene, per renderci conto e cercare il più possibile di avere degli esempi pratici da toccare con mano di cosa significano queste potenze distruttive, questo pericolo che viene dall'alto, di cui ci parlano in questi messaggi, nei megaliti, nei miti, tutte le culture del passato, possiamo guardare anche a degli eventi recenti, degli eventi che è come se aprissero una finestra su quello che è stato il giorno del giudizio di 12.850 anni fa. Anche se in piccolo, credo ci facciano molto capire di cosa stiamo parlando, di quali possono essere le conseguenze di un evento cataclismico del genere. E per farlo andiamo in un una piccola zona, un piccolo centro della Siberia centrale, la Siberia disabitata, quasi completamente disabitata, quindi Tunguska, che è un nome anche famoso, molti di voi probabilmente ne hanno sentito parlare di Tunguska. A Tunguska nel 1908, il 30 giugno, una data non casuale, nella maniera più assoluta non casuale, accadde un qualcosa di veramente eccezionale, un qualche cosa che devastò una vastissima area, per fortuna disabitata, di questa zona della Siberia. In queste fotografie scattate all'arrivo della prima, diciamo, missione scientifica che arrivò da quelle parti nel 1929. Era difficilissimo arrivare da quelle parti e poi soprattutto in mezzo vi fu una grande guerra, per cui le prime esplorazioni avvennero dopo, alla fine di questa grande guerra. Vediamo un'immane distesa di tronchi di alberi ridotti a degli enormi stuzzicadenti, tutti sdraiati nella stessa direzione, abbattuti da un manlio
devastante che qualche forza incredibile della natura gli ha scagliato contro. Mm? Vediamo come queste vaste zone della foresta siano state devastate, annichilite, abbrustolite, perché si svilupparono degli enormi incendi, 1000 chilometri quadrati vennero carbonizzati, 2000 chilometri quadrati vennero completamente devastati. Pensate che per un raggio di 30-40 chilometri tutto fu bruciato, ma soprattutto nel raggio di 20 chilometri da questa esplosione devastante si sviluppò un calore talmente intenso che gli alberi si carbonizzarono per un 20% del loro tronco, quindi il calore riuscì a penetrare un 20% all'interno del diametro del loro tronco e a carbonizzarli. Pensate di cosa stiamo parlando in termini di energia. Cosa accadde a Tunguska? A Tunguska accadde che un frammento di un meteorite, un frammento di una cometa, un oggetto astrale, entrò nell'atmosfera terrestre. Si tratta fondamentalmente di un oggetto piccolo, no? Le stime sono 60, fossero anche 100 metri, variano un pochino. Comunque stiamo parlando di qualche decina di metri. E uno potrebbe pensare che tutto sommato non è un grande pericolo. Ebbene, quando oggetti di questo genere, e capita non raramente, entrano nell'atmosfera terrestre, ciò che succede è che l'attrito dell'aria che si fa sempre più densa all'abbassarsi dell'altitudine dell'oggetto, si trasforma in calore. Quindi l'aria diventa sempre più un muro solido. Oltretutto l'oggetto che si muove a 20, 30, 40, alcuni anche di più, 1000 km all'ora, comprime l'aria davanti a sé e quindi comprimendola la fa aumentare sostanzialmente di densità, lui si scalda e a un certo punto è come se avesse un muro davanti, perché quell'aria non riesce neanche più a spostarsi per lasciarlo passare e forma sostanzialmente un oggetto solido. A quel punto probabilmente le forze che tengono insieme i materiali che compongono questo asteroide, questo meteorite, non sono più sufficienti a tenerlo insieme e lui va in frantumi. Nel momento in cui va in frantumi si apre ad ombrello a ventaglio e quindi aumenta istantaneamente l'attrito perché diciamo diventa meno aerodinamico e questa cosa non fa altro che generare un picco di temperature che è un qualche cosa di assolutamente inimmaginabile. Stiamo parlando di 25-30 mila gradi centigradi, perché su questi numeri Kelvin e centigradi differiscono di molto poco. Quindi stiamo parlando di temperature veramente incredibili. Questo oggetto, questo Zontemok, non colpì la superficie, non riuscì ad arrivarci come la stragrandissima maggioranza di questi oggetti, ma non per questo fu meno devastante. Si trattò con buona probabilità di un'esplosione multipla, un paio di questi oggetti, a 5-6 km di altitudine e i danni furono assolutamente incredibili. Perché furono incredibili? Perché la potenza di questa esplosione, pensate, fu calcolata e stimata intorno ai 12-15 megaton di potenza. Giusto per darvi un termine di paragone, stiamo parlando della potenza equivalente di 600 bombe di Nagasaki che distrussero, scusate, la seconda città giapponese sul finire della seconda guerra mondiale. Quindi è come se 600 atomiche di Nagasaki fossero state sganciate tutte insieme nei cieli di Tunguska. Quindi probabilmente con questo paragone si riesce a immaginare un pochino meglio di quanta potenza stiamo parlando. Queste sono ancora delle immagini di Kulik, il capo della missione incaricata dal governo russo che nel 29 raggiunse per la prima volta la zona e vedete che gli alberi erano tutti scorticati, senza rami, sdraiati a terra, bruciacchiati anche a notevole distanza dal punto presunto di impatto. Questa è un'altra missione del 1938, sempre di Kulik, che ci ha portato testimonianze fotografiche anche dall'alto. Vedete come
la direzione di questi alberi ci indica, ci dia anche delle informazioni preziose sia sul punto sulla cui verticale l'oggetto deflagrò, sia anche sulla sua direzione di provenienza, quindi sulla direzione delle onde d'urto che si svilupparono. Qui abbiamo ancora delle altre foto che sono, credo, abbastanza esplicative di quanto accadde in quel periodo. Ci sono alcuni dettagli ancora interessanti che vorrei condividere. Quando esplose la prima bomba atomica a Hiroshima, venne fatta esplodere per aumentarne gli effetti devastanti, non al contatto col suolo, ma a qualche centinaio di metri di altezza. Sulla verticale dell'esplosione c'era questo edificio e questo edificio, come vedete, è rimasto più o meno illeso, sì, bruciacchiato, ma non è crollato, proprio perché era sulla verticale. Quindi l'onda d'urto che l'ha colpito in maniera allineata alla sua parte più robusta della struttura, quindi i pilastri di cemento, e quindi non è riuscita ad abbatterlo, mentre se l'avesse colpito di fianco l'avrebbe spazzato via come spazzò via il resto della città. La stessa cosa accade per gli alberi, infatti vedete che alcuni degli alberi vicino a questo edificio sono rimasti in piedi, sono stati scorticati, sono stati, come si può dire, ridotti a degli stuzzicadenti, ma rimasero in piedi. Invece, poco distante, l'onda d'urto colpì di lato tutte le cose, sempre più di lato tutte le cose, e fece, come si può ben vedere, tabula rasa di oggetti, piante e purtroppo anche di persone. Questo è diciamo, l'effetto di un'esplosione superpotente nell'atmosfera. La stessa cosa la vediamo a Tunguska, infatti ci sono rimasti degli alberi in piedi proprio sotto la verticale del punto in cui esplose uno dei due frammenti meteoritici e questi vengono conosciuti come pali del telegrafo. Dall'analisi che venne fatta fin dal 1961 della posizione, della direzione di tutti questi alberi seriati, si è poi dopo riusciti a ricostruire molto bene, come vedete, l'epicentro o perlomeno la verticale del punto in cui esplose questo frammento cosmico, questo Zontemok, e anche probabilmente la direzione. Infatti vedete che l'onda d'urto si è propagata molto di più in direzione, diciamo, dal centro verso la destra, quindi vuol dire che proveniva dalla parte opposta. E siamo anche riusciti chiaramente a stimare l'area colpita da questa devastazione. Un'altra cosa molto interessante è che nei pressi della verticale di questa esplosione noi vediamo ancora oggi delle vastissime aree che sono prive di vegetazione. Queste sono chiaramente foto d'epoca, ma sono prive di vegetazione. Fra l'altro, leggendo i rapporti, si capisce anche che il suolo venne, come si può dire, rimescolato sottosopra. Trovarono alberi sepolti a più di 1 metro di profondità. Quindi un qualcosa, un'energia potentissima deve aver colpito questa zona, talmente forte da diciamo, renderla sterile e devastarla in questa maniera. Ecco, questi sono i punti in cui l'onda d'urto, la shockwave generata dall'esplosione aerea ha toccato il suolo. E dove ha toccato il suolo ha generato queste particolari radure che sono rimaste sostanzialmente prive di vegetazione fino ai nostri giorni. Qui vi faccio vedere una foto molto più attuale del finire del secolo scorso. Come vedete, dove questa onda d'urto ha toccato il suolo non è più ricresciuta la foresta. Pensate al livello di devastazione che deve aver provocato e quindi la potenza di cui stiamo parlando per generare un qualcosa del genere. Questa è una foto molto più recente e vedete che ancora oggi la vegetazione stenta, ci vorrà probabilmente ancora un secolo prima che quella zona venga anch'essa invasa nuovamente dalla foresta. Nel 1994 l'Università di Bologna organizzò una spedizione a Tunguska, capitanata dal professor Longo.
con un'idea molto creativa, degna veramente della creatività italiana. Il professor Longo ebbe l'idea di andare a tagliare alcuni degli alberi sopravvissuti all'esplosione e andare a ricercare gli anelli all'interno dell'albero che erano corteccia sostanzialmente, erano come si può dire, esposti nel momento dell'esplosione e andarne a analizzare le eventuali sostanze che l'esplosione fece penetrare all'interno del legno. Ebbene, il risultato di questa analisi non fece altro che confermare che la presenza di tutte quelle sostanze che vengono chiamate proxies, che sono tipiche di un impatto o comunque di un'esplosione atmosferica di un oggetto cosmico. Quindi a ulteriore dimostrazione che Tunguska fu un impatto di uno Zontemok nell'atmosfera terrestre. Fra l'altro, uno diciamo, degli effetti collaterali di quella spedizione fu una nuova mappatura più diciamo, precisa di tutti gli alberi abbattuti e quindi conseguentemente delle zone devastate da quell'evento. E con questa mappatura riusciamo veramente a capire cosa quell'evento avrebbe potuto significare se invece di colpire una zona come Tunguska, disabitata, dove fondamentalmente sterminò semplicemente alcune mandrie locali, ma non fece nessuna vittima, avesse colpito per esempio una delle moderne metropoli, una delle moderne città di oggi. Qui vediamo la piantina ricostruita dagli scienziati con la zona gialla e quella dove diciamo tutto viene carbonizzato. La zona verde è quella di fortissima devastazione totale che viene riprodotta su Roma. Come potete vedere, se un evento come Tunguska avesse colpito una città come Roma o qualunque delle altre città moderne, avrebbe provocato senza ombra di dubbio milioni di morti e quindi sarebbe oggi ricordata come la più grande tragedia e probabilmente noi tutti guarderemmo al cielo con occhio timoroso e riverente, mentre il fatto che sia per fortuna caduta in Siberia ha fatto passare tutto in secondo piano, perlomeno apparentemente per il grande pubblico è passato tutto in secondo piano, ivi compreso il messaggio criptato che tutte le culture che vennero prima di noi e che ci hanno preceduto hanno, vorrei dire, con forza, con insistenza e credo anche con efficacia, cercato di tramandarci e di passarci. Del resto anche Kulik stesso, quando raggiunse per la prima volta queste zone, senza pensarci troppo, ebbe le idee molto chiare. Lui disse, ebbe modo di dire, che se questo meteorite fosse caduto nel Belgio centrale, non sarebbe rimasto alcun essere vivente in tutto il paese. Se fosse accaduto a Londra, nessuno sarebbe rimasto vivo a sud di Manchester o a est di Bristol. Se fosse caduto a New York, a Filadelfia sarebbero andati in pezzi i vetri delle finestre. Quindi conferma lui stesso che non c'è veramente bisogno di fare troppe considerazioni per comprendere quanto devastante possa essere un impatto di uno Zontemok. Tenete presente che stiamo parlando veramente di manciate di secondi, quindi se l'incrocio orbitale con questo Zontemok fosse avvenuto una manciata di secondi più tardi, considerando le velocità in gioco di diverse migliaia di chilometri al secondo, l'Europa, Mosca, poi dopo l'Europa, sarebbero state nel mirino di questo asteroide. Quindi siamo stati veramente molto fortunati. Del resto, è avvenuto nel 1908, quindi oggi tutto sommato siamo a un secolo di distanza e abbiamo delle tecnologie che ci permettono ancora di investigare quell'evento per comprenderlo meglio. Quindi per questo è una finestra sul giorno del giudizio universale, perché è un'avvisaglia, un avvertimento che ci fa comprendere quanto questo pericolo che viene dall'alto sia reale
e sia parte del nostro presente e purtroppo del nostro futuro. Le conseguenze di quell'evento non furono limitate ovviamente a Tunguska, furono delle conseguenze a carattere continentale. Per esempio, i giornali occidentali, in particolare quelli di Londra, riportavano titoli del tipo Sole a mezzanotte, come vedete in questo caso, chiaro, luce come il giorno durante la notte. Parlavano di bagliori notturni durante le notti. Qui siamo il 4 di luglio, quindi a distanza di 4 giorni dall'evento c'erano ancora bagliori notturni durante la notte. Ehm, si parlava di veramente una trasformazione della notte in giorno. Molto interessante, si facevano già le ipotesi di cosa potesse generare quegli strani fenomeni. Si parlava di dust, quindi polvere, terriccio, detriti nella parte più alta dell'atmosfera. Quindi l'esplosione del meteorite aveva riempito la parte più alta dell'atmosfera, perlomeno quella che copre una vasta parte del pianeta, in questo caso del continente europeo e in parte asiatico, con tantissimi detriti e questi provocavano una serie di fenomeni visivi ma anche elettromagnetici. Ci sono notizie di disturbi elettromagnetici, addirittura alle trasmissioni telegrafiche, che sono tutto sommato abbastanza robuste, credetemi. Ehm, per cui l'impatto fu abbastanza evidente a grandissima distanza. In questa piantina si vede, per esempio, una rappresentazione di tutti i luoghi dove vennero registrati, venne data notizia di questi eventi strani. Come potete vedere, siamo a grandissima distanza dall'epicentro, quindi sicuramente l'impatto ebbe conseguenze a carattere continentale. Stiamo parlando di un sassolino da 60-100 metri. Vi lascio immaginare cosa potrebbe provocare un impatto di un- di uno Zontemok, per esempio, anche tutto sommato piccolo, con un diametro di 1 chilometro. Forse cominciamo a renderci conto delle potenze che ci sono in gioco e quindi cominciamo ad accettare che questa possa essere veramente la causa dell'amnesia planetaria e della scomparsa dell'avanzata civiltà che ci ha preceduto. Guardate, questa è bellissima. Siamo al 2 di luglio, siamo in UK, in Inghilterra, e qualcuno prese una fotografia alle 10:50 di notte della propria casa. E questa fotografia ci fa capire che sembrava giorno, quindi la notte era stata trasformata in pieno giorno. Quindi questo fu l'effetto per alcuni giorni di questo meteorite, di questo Zontemok che esplose nei cieli di Tunguska, le cui dimensioni erano soltanto una sessantina di metri. Quindi il pericolo è assolutamente reale e credo che già da questa analisi di alcuni, diciamo, degli indizi che poi dopo troverete nel libro, soltanto alcuni veramente, ce ne sono tantissimi altri, molti di più, tutti concordanti, puntano tutti in un'unica direzione. Fu uno Zontemok o furono più Zontemok, più impatti cosmici a provocare l'amnesia dell'umanità di cui soffriamo ancora oggi e la scomparsa non dell'umanità ma dell'avanzata civiltà antidiluviana che ci ha preceduto.